Allora, stavolta si parte alla grandissima con un gioco che si chiama Stories Untold. È un titolo dato gratis su Epic Games Store. Costa un centesimo su Steam. Non so se è uscito su console, ma comunque c'ha veramente un prezzo ridicolo. Cioè, se lo volete, mi chiamate, ve lo pago io, ve lo compro io. È un titolo fenomenale, fatto con €1 che sia uno, con un'atmosfera assurda, una componente horror che mi ha dato un'ansia che non ricordavo da tempi di Silent Hill o di Signalis, che non è fatta di jumpscare ma è fatta tutta di ambientazioni opprimenti, di roba che non succede e ti aspetti che accada, e è tutto un salire praticamente, perché ci sono queste 4 mini storie scritte in una maniera, un bacio gli darei a chi l'ha scritte, e con quel finale lì che è di un ambizioso che io non avrei mai detto, perché se la potevano giocare tranquillamente sul sicuro facendo un episodio come tutti gli altri, e invece la buttano completamente di fuori con un twist assurdo che non me la sarei mai aspettato. Scrittura, grafica, atmosfera, guarda, io questo gioco me lo porterei nel letto. Restando in tema, ho giocato anche Observation, che è sempre dai suoi sviluppatori di Stories Untold, solo che questa volta hanno creato un titolo molto più ambizioso, con più personaggi, scrittura più complessa, e che parla praticamente di una fantascienza un po' intellettuale alla Alex Garland, tipo Ex Machina. Tenta un po' di fare tipo 2001 Odissea nello spazio, perché te sei l'IA della nave e non un personaggio, quindi è un po' un mixed bag questo gioco qui. Praticamente mi è piaciuto in delle parti e non mi è piaciuto in delle altre, perché il fatto di essere l'IA della nave ti muovi in questo modo ingessato quando sei nell'ambientazione per cercare pulsanti, che ci metti 3/4 d'ora, e anche con la sensibilità al massimo del mouse, del pad, è uguale, è uno strazio dall'inizio alla fine. Proprio da giocare l'ho trovato insopportabile. Gli enigmi sono ganzi, perché alla fine sembra di fare chissà, di lanciare uno shuttle sulla luna, sembra di fare chissà cosa, in realtà stai facendo tipo tic-tac-toe, stai facendo il tris, stai facendo le cazzate, e su questo sono intelligenti a fartelo sembrare una roba di chissà cosa. Il problema è che sono zero intuitivi e la maggior parte del tempo mi sono bloccato perché non ho capito che cazzo potevo interagire, cosa mi chiedeva lei, anche perché poi c'è il personaggio, poi ripete cosa mi chiedi, cosa devo fare all'altra tizia che è con te sulla nave, e lei ti fa devi fare questo, ma ogni volta non è che ti dà un indizino in più, magari mi dici guarda ti faccio capire bene, o se no non capisci mai un cazzo, e a volte sono dovuto andare a guardare nella guida proprio perché questa nave è grande, stradettagliata, piena di roba che potresti toccare, interagire, però te puoi toccare soltanto 3 pulsanti e non sono proprio evidenziati a cannone. Ora non vorrei per le cate di piccione ci mette Ubisoft su ogni gioco e devi fare una scalata, però un minimo di qualcosa dopo 10 minuti e sono bloccati di dimmi guarda là giù il pulsante, rincoglionito. Per il resto la trama è ganza, dove va a puntare forse si accartoccia un pochino sull'ambizione che c'ha, però io li tengo sempre d'occhio perché comunque è un titolo ambizioso. A me la roba ambiziosa tipo questo, Signalis, mi garba tutta. Allora, il prossimo gioco probabilmente lo conosco solo io, si chiama Hellblaster. È fatto da un collettivo di indipendenti chiamati Sockpop Games, e i loro giochi a me mi garbano tutti, mi affascinano tutti perché sono fatti con una lira, c'hanno una grafica veramente carina e hanno tutti una singola idea che portano dall'inizio alla fine, che dura tipo, tutti i loro giochi durano tipo 20-30 minuti, a di tanto 40, li avvii una volta, al massimo 2 e poi l'hai finiti. E sono quei giochi classici tipo da metti il gettone in sala giochi, una roba del genere. La particolarità di questo qui, essendo un dungeon crawler in prima persona, è che siccome c'è del fuoco in giro, te c'è questo potere di risucchiare il fuoco e usarlo contro i nemici, che è anche il modo che fa più danno in assoluto, oltre alle spadate e altre cose. La particolarità è che poi mixano tipo dei nemici che sono immuni alle spadate o immuni al fuoco, e te ti devi fare delle stanze praticamente create proceduralmente dall'inizio alla fine con qualche boss di via e di là, e non è niente di che. C'è un gioco che ti porti a casa come la giornata in sala giochi, vai lì, fai la partita, dopo 20 minuti dici anche abbastanza, anche se l'ho finito, alla fine non dispiace. Cioè è bello che nell'industria dei videogiochi di oggi stanno anche questi prodotti qui. Il prossimo gioco non ci ho capito un cazzo. Chernobyl Light c'ha 6 miliardi di idee e non ne fa bene nemmeno mezza. C'ha il base building, Fallout 4 lì con la roba in piazza a giro e mobiletti di merda, e fanno tutti schifo, tutti piazzabili in modo umano, non è che sono un simulatore di Ikea con dei menu inconcepibili, è una roba tipo dal peggior degli strategici. Poi c'ha la parte tipo alla Stalker dove te vai in queste zone che però ogni giorno tanto ti ridanno le risorse lì, poi ogni giorno ricompare nemici, quindi che cazzo vai lì a fa? Sì, c'è anche l'albero dell'abilità, poi dovrebbe avere anche un po' il focus sulla storia.
si capisce una sega, ragazzi. E poi c'ha una mossa principale che me l'ha fatta abbandonare, oltre alla struttura delle missioni, che è una roba inconcepibile anche per sta VIP, perché ti potevi entrare dentro le zone per fare un passo, una cata, e poi ok, ritorni a casa. Rivai lì, ok, ho fatto questo, ritorni a casa, e lo fai il giorno dopo, perché già è diluito. Invece di durare 5 ore, l'hanno fatto durare 15, per fare questa stronzata lì, questa struttura di ok, la roba è giornaliera, devi badare ai tuoi compagni, alla tua base, quindi giorno dopo giorno fai piano piano, arrivi al finale. È una struttura di merda, diluita, che non sa veramente di un cazzo. E poi l'altra cosa che mi ha fatto abbandonare, intendevo, è l'aliasing. Tutto questo gioco è mal di testa continuo, su PC almeno, non so com'è la versione console, ma cazzo, il TA che c'è di base ti impasta l'immagine, inizia a vedere mostri anche nella vita vera, non solo nel gioco. È una roba impressionante, cioè, non capisco come nessuno se n'è accorto, mi ha dato fastidio tutto il tempo, già tutto il tempo è mal di testa, e poi cambi tipo di aliasing, metti via l'altro, sembra di essere, non lo so, una ferramenta, è la fiera delle scale, è tutto scalettatura da tutte le parti. Un gioco inconcepibile, non ho capito proprio davvero come cazzo l'hanno fatto e l'hanno provato probabilmente.